Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo del focus stacking, che è la tecnica, come suggerisce il nome, che ci permette di impilare più fotografie in un unico scatto per massimizzare la quantità di dettagli a fuoco in una fotografia. Il focus stacking è una tecnica che possiamo applicare a qualsiasi genere fotografico, ma trova utilità soprattutto nella macrofotografia e nella fotografia di paesaggi. L'idea di questa tecnica è di scattare tante fotografie a diverse distanze di messa a fuoco, dopodiché prendere tutte quante queste immagini e passare al computer, dove con programmi come Photoshop o programmi specializzati nel focus stacking come Helicon Focus possiamo unire tutte quante queste fotografie per ottenere un'immagine finale che ha tutti i dettagli che ci interessano a fuoco. Come abbiamo visto nella lezione sulla profondità di campo, più ci avviciniamo al soggetto che stiamo mettendo a fuoco e più la profondità di campo diventa stretta, rendendoci difficile avere tutti quanti i dettagli a fuoco, soprattutto quelli che sono più lontani dal piano di messa a fuoco, sia davanti che dietro. E vediamolo subito nella pratica. Possiamo scattare una prima fotografia a questo piccolo cactus a f2.8 con il 100 mm macro. Sono in apertura del diaframma, in priorità dell'apertura del diaframma, giusto perché questi sono dei primi esempi, e scatto la mia fotografia con un ritardo di scatto di 2 secondi, così evito un po' il mosso, e vedo che scattando, mettendo a fuoco una delle spine più vicine in primo piano, la fotografia appare molto sfocata sia davanti che dietro, e questo potrebbe non essere un problema se ci piace questa immagine scattata così, ma se noi volessimo invece avere tutto quanto assolutamente nitido e a fuoco, potremmo, sempre andando a tornare alla memoria sulla lezione sulla profondità di campo, possiamo, per allargare la profondità di campo, stringere l'apertura del diaframma, e questo possiamo farlo aumentando il valore di f, quindi passiamo per esempio a f22, e in questo caso non sto toccando la messa a fuoco, semplicemente scatto la mia fotografia che diventa con un tempo di esposizione di 6 secondi, quindi in questi 6 secondi cerco di non muovermi per non creare del mosso nell'immagine. E a questo punto posso vedere la mia immagine che, nonostante ho utilizzato un valore di f così alto come f22, comunque le spine, quelle che si trovano più lontano, sono ugualmente un po' sfocate. A questo punto normalmente dovrei lasciare perdere, però grazie al focus stacking in realtà ho una scappatoia. E tra l'altro il focus stacking ci permette di allargare la profondità di campo anche in questo genere di fotografie senza utilizzare dei valori così alti di apertura del diaframma, che tendenzialmente possono un po' rovinare la qualità dell'immagine, perché portano tutta una serie di aberrazioni di cui parleremo in un episodio a parte. Quindi torniamo in modalità manuale e a questo punto scegliamo come apertura del diaframma un valore come f8.0, che so essere un valore molto nitido per questo obiettivo. Il tempo di scatto lo posso aggiustare di conseguenza, andiamo su un tempo come forse mezzo secondo, facciamo mezzo secondo, e a questo punto quello che devo fare è cominciare a fare tutta una serie di scatti partendo dalla messa a fuoco più vicina che vedo per prendere il mio soggetto, e quindi mi focalizzo su una delle spine in primissimo piano, zoom per controllare che la messa a fuoco sia giusta e togliendo le mani dal tavolo scatto la prima fotografia. E a questo punto quello che devo fare è continuare ad aumentare leggermente la messa a fuoco e continuare a scattare fotografie. E a questo punto abbiamo scattato abbastanza fotografie, e se le scorriamo velocemente possiamo vedere che stiamo praticamente percorrendo tutta quanta la messa a fuoco, da quella più vicina a quella più lontana. Quindi adesso possiamo prendere tutti i nostri scatti e passare al computer. La prima cosa che dobbiamo fare è importare le nostre fotografie sul computer, e se utilizziamo i file RAW dobbiamo usare un programma come Lightroom. Come vedete ho importato anche le prime due immagini, quelle che abbiamo scattato a f2.8 e quella che abbiamo scattato a f22, dopodiché ci sono tutte le fotografie che scorrono via via la messa a fuoco, e qui potete vedere che c'è anche un piccolo spostamento perché probabilmente ho urtato leggermente il cavalletto da tavolo. Per ovviare a questo problema esistono macchine fotografiche come alcune
modelli della Fujifilm e della Panasonic, che in realtà questa operazione di spostare la messa a fuoco la fanno in automatico. Cercate sul manuale di istruzioni, l'opzione si chiama solitamente Focus Bracketing. Ma non ci dobbiamo preoccupare anche se ci sono salti di questo genere, perché i programmi che utilizziamo sanno gestire queste situazioni. Se andiamo nel modulo sviluppo possiamo vedere che ho fatto una leggera correzione colore, ho cambiato un po' il bilanciamento del bianco, il contrasto e la vividezza. Chiaramente una volta che abbiamo fatto qualsiasi correzione colore dobbiamo copiare quello che abbiamo fatto, selezionare tutte quante le fotografie e andare sulle impostazioni di sviluppo e incollare le impostazioni così che tutte le fotografie abbiano la stessa correzione colore. In questo caso io l'ho già fatto, quindi è un passaggio che salterò. A questo punto, se vogliamo utilizzare un programma che non sia Photoshop per fare l'operazione di focus stacking, possiamo utilizzare il plugin incluso se viene installato insieme al programma, oppure esportarlo noi normalmente. Mentre se vogliamo modificare le immagini su Photoshop possiamo fare modifica in, e qui c'è la voce apri come livelli in Photoshop. Questo tasto fa in modo che automaticamente Photoshop si apre e comincia a importare le nostre fotografie comunicando con Lightroom. Questa è un'operazione che richiede un po' di tempo, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza. Una volta finita l'importazione vediamo che abbiamo tutte quante le nostre fotografie divise per livelli in un unico file. Quindi selezioniamo adesso tutti quanti i nostri livelli e dobbiamo fare un'altra operazione automatizzata, che è quella di allineamento automatico dei livelli. Questo perché oltre agli errori che possiamo aver fatto spostando leggermente il cavalletto tra una foto e l'altra, dobbiamo considerare anche che spostando la messa a fuoco c'è un cambio dell'inquadratura che viene visualizzata, e lo vedremo tra un attimo. Clicchiamo Auto Align Layer, possiamo attivare la rimozione della vignettatura e la correzione della distorsione geometrica e lasciamo il tipo di proiezione in auto. Anche questa operazione è un'operazione piuttosto lenta, quindi possiamo alzarci tranquillamente dal computer e andare a bere un caffè. Ora che l'operazione è finita possiamo vedere che le nostre fotografie sono allineate correttamente, e tra l'altro se teniamo accesa la prima e andiamo a spegnere tutte quante le fotografie possiamo notare quanto è diversa l'ampiezza della fotografia tra il primo scatto e quello finale, dove abbiamo messo a fuoco il punto più lontano. Tra l'altro possiamo vederlo anche così: se teniamo acceso il primo livello e spegniamo l'ultimo, vediamo che tutta questa zona in realtà la stiamo perdendo, e quindi per correggere meglio la fotografia dobbiamo cambiare il ritaglio dell'immagine e stringiamo sui dettagli che vediamo nella fotografia messa a fuoco più vicina. In questa maniera facciamo immagine e ritaglia. A questo punto non ci rimane altro che riattivare tutti quanti i livelli che abbiamo spento, e non è un'operazione questa che dobbiamo fare ogni volta, solamente adesso era una dimostrazione, e abbiamo di nuovo selezionato tutti quanti i nostri livelli, andiamo su modifica e facciamo Auto Blend Layers, che vorrebbe dire l'unione automatica dei livelli. Possiamo scegliere tra panorama e appunto il focus stacking, e teniamo attiva questa opzione che fa in modo di parificare un po' i toni e i colori dell'immagine. Anche questa operazione è un'operazione che richiede un po' di tempo, quindi di nuovo l'abbiamo attivata e possiamo andare questa volta forse a preparare il pranzo. Il focus stacking è completo e possiamo adesso vedere che a prima vista sembra tutto ok, ma in realtà se andiamo a zoomare su alcuni dettagli vediamo che intorno ai bordi si forma questa sorta di sfocatura, e questo è un fenomeno che Photoshop non riesce a gestire bene, perché in questo caso ci sono dettagli che sono a livello di macrofotografia troppo distanti tra di loro, e ritornando su Lightroom possiamo vedere il motivo per cui si creano questi bordi. Se vediamo questo dettaglio qui di questa spina e andiamo un po' più avanti dove abbiamo messo a fuoco magari questo dettaglio in particolare, vediamo che quando ci troviamo a mettere a fuoco questo dettaglio la spina è cominciata a sfocarsi, e quindi il bordo della spina praticamente si allarga coprendo i dettagli che ci servono. Quindi Photoshop, dobbiamo sapere, non è molto bravo a gestire situazioni più complesse di questo genere, ma sicuramente se abbiamo già l'abbonamento a Photoshop possiamo fare focus stacking più semplice, dove magari c'è un
unico oggetto senza dettagli che sporgono in questa maniera. Però se abbiamo una situazione del genere ci conviene passare su un software, su un programma apposito come Helicon Focus, che ha tra l'altro il periodo di prova di 30 giorni, di un mese nel momento dell'installazione, e a livello base è piuttosto semplice da utilizzare. Cominciamo aprendo le nostre immagini. Queste sono le immagini che ho esportato prima da Lightroom, diciamo Open, e vediamo che le importa qui a destra. Con situazioni più complesse come queste conviene utilizzare il metodo C, quello piramidale. Premiamo Render e vediamo che Helicon Focus comincia ad analizzare le diverse fotografie. A sinistra fa vedere quali fotografie sta guardando, mentre a destra fa vedere in questo caso questa mappa grigia dei dettagli, insomma come li sta capendo. Chiaramente nel manuale di istruzioni potete vedere tutti gli approfondimenti sui diversi metodi, e vediamo che il software è molto più veloce di Photoshop a fare questa operazione, e una volta che abbiamo finito possiamo andare su Saving per vederla un po' più grande, e vediamo che in questo caso, andando a vedere questi bordi che prima su Photoshop erano con quel bordo fastidioso, in questo caso possiamo forse percepirlo appena in alcuni punti, ma tendenzialmente il risultato è molto meglio, e una volta che abbiamo fatto ci basta salvare l'immagine e siamo pronti a utilizzarla. Un accessorio che è utile conoscere nella macrofotografia legato al discorso del focus stacking è la slitta micrometrica. Questa è una slitta che ci permette di muovere avanti e indietro con molta precisione la nostra macchina fotografica ruotando una piccola rotellina, ed è utile soprattutto quando la ghiera della messa a fuoco sul nostro obiettivo non è molto precisa, oppure se in generale non abbiamo più la possibilità di mettere a fuoco manualmente con il nostro obiettivo. Inoltre, utilizzare una slitta micrometrica toglie il problema del lens breathing, che è praticamente una distorsione che si forma quando cambiamo la messa a fuoco sulla gran parte degli obiettivi, e inoltre può essere comodo come sistema per scegliere la composizione senza dover ogni volta spostare lo stativo. E infatti esistono anche slitte micrometriche che hanno una slitta messa perpendicolarmente per fare aggiustamenti anche destra-sinistra, e possiamo provarla direttamente facendo una fotografia a questi fiorellini viola. Anche le slitte micrometriche chiaramente hanno qualche svantaggio. Il più grande è quello che necessitano di un po' di tempo per essere assemblate, e quando spingiamo la nostra macchina fotografica il più avanti possibile possiamo sbilanciare il nostro cavalletto, soprattutto se non è dei più stabili. Infine dobbiamo considerare che, visto che stiamo spostando avanti e indietro fisicamente la macchina fotografica, nella fotografia finale potremmo perdere un po' di dettaglio sui bordi perché dobbiamo stringere un po' la fotografia. Ma cominciamo a scattare le nostre fotografie. Ho impostato già tutti i valori, siamo rimasti a mezzo secondo, f8.0, ISO 1600 solamente perché al momento non c'è molta luce, e con un ritardo di scatto di 2 secondi, quindi vado a zoomare sul dettaglio che penso sia il più vicino alla macchina fotografica e scatto la mia prima fotografia. E a questo punto, dopo che l'ho scattato, controllo che sia tutto a posto e continuo andando ad avvicinarmi ogni volta con ogni scatto un po' di più. E ora penso che scattiamo l'ultima fotografia che ci rimane, in questa maniera, e prendiamo tutte quante queste fotografie e di nuovo torniamo in post-produzione. Come prima iniziamo importando le nostre immagini su Lightroom e facciamo una correzione colore. In questo caso è davvero leggera, come potete vedere. Quando siamo soddisfatti della correzione colore la sincronizziamo su tutte le altre immagini, dopodiché esportiamo, e in questo caso salterò direttamente Photoshop perché abbiamo visto che non si comporta bene in situazioni più complesse, ed esportiamo direttamente per Helicon Focus. Dopo che abbiamo esportato le immagini apriamo Helicon Focus e importiamo questa volta i fiorellini viola, li selezioniamo, apriamo, possiamo anche zoomare un po' e di nuovo, visto che la situazione abbiamo visto è fatta così di molti strati sovrapposti, scegliamo il metodo C, quello piramidale, e facciamo render. Helicon Focus questa volta di nuovo analizza le fotografie e impiegherà un po' più di tempo visto che sono un numero maggiore di immagini, essendo la fotografia con una maggiore profondità. La fotografia è pronta e possiamo vedere, tra l'altro, se zoomiamo, che il risultato è davvero buono, e possiamo anche scorrere, scegliendo qui le fotografie, i diversi scatti che abbiamo fatto per controllare che il programma abbia indovinato bene i dettagli che ci interessano. Di nuovo possiamo andare su Saving, salvare la nostra immagine, e abbiamo fatto un altro focus stacking.
Abbiamo visto che per scattare con il focus stacking non ci basta altro che avere un cavalletto abbastanza stabile e un obiettivo macro oppure una delle soluzioni più economiche di cui abbiamo parlato in un video passato. Dopodiché dobbiamo scattare tante fotografie a diverse distanze di messa a fuoco e in post-produzione usando Photoshop, Helicon Focus o qualsiasi altro dei programmi specializzati nel focus stacking, uniamo queste fotografie e otteniamo uno scatto che solitamente sarebbe impossibile da avere. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2 oppure su Facebook a facebook.com/p2lighting. Mi raccomando, visitate il sito di Player2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum, dove tra l'altro potete anche condividere i vostri scatti se scattate in focus stacking. Come sempre, grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alla prossima!